chiama Oryx 47 LX ed è un'imbarcazione davvero particolare. E noi di The International Yachting Media oggi abbiamo la fortuna di poterla provare in anteprima esclusiva qui proprio nell'incantevole scenario del Qatar Boat Show. Questa imbarcazione è peraltro dotata di una potentissima motorizzazione tripla di Mercury 600 V12. Seguitemi, andiamo a provarla insieme. Ed eccoci arrivati a bordo di Oryx 47 LX. Siamo appena usciti dal porto, stiamo navigando al minimo, lo stato del mare è poco mosso, c'è un'onda di circa 30-40 cm e noi ci stiamo navigando contro. Ma poco male, perché già navigando al minimo come ora questa imbarcazione ci sta già facendo capire che non ha nessun tipo di problema di stabilità. A spingerci oggi, come avete visto, una tripla di Mercury Verado V12 da 600 cavalli ciascuno, ben 1800 cavalli in totale, quindi una potenza davvero ragguardevole, ma direi anche necessaria per spingere un'imbarcazione così grande e così attrezzata come questa. Ma bando agli indugi, spingiamo sulle manette e andiamo a vedere come entra in planata il nostro Oryx 47. Beh, direi che la risposta è immediata, siamo già fuori dall'acqua. Oryx 47 stacca la scia già a 12-13 nodi e in un attimo siamo già oltre i 25 nodi. Rallento un attimo per stabilizzare la velocità. 25 nodi. Abbiamo un consumo complessivo pari a 65 galloni ora, che è davvero un consumo contenuto se pensiamo che appunto stiamo a bordo di un'imbarcazione davvero molto pesante e abbiamo una tripla di Mercury 600. Ma proviamo ad accelerare ancora un po' e vediamo di raggiungere subito la velocità di punta di questa imbarcazione. 30 nodi, 35, 40, 44, 46, 47.4 nodi è la velocità di punta della nostra imbarcazione. Ora rallentiamo, ci portiamo intorno ai 30 nodi, e poi senza rallentare tutta dritta. E Oryx 47 si inserisce in una virata molto stretta, sbanda, ma è assolutamente stabile e la sensazione che trasmette è di grande sicurezza. Ora stiamo incontrando le nostre stesse onde a 30 nodi, come potete osservare. La barca non risente assolutamente dell'attraversamento delle onde. Controviriamo a sinistra. E anche a sinistra il comportamento di Oryx 47 è decisamente ottimo. Posso anche accelerare giù tutto e la barca rimane nella sua traiettoria. Certo, lo sbandamento aumenta, ma l'unica cosa che aumenta è la forza centrifuga. Controviriamo. Ora siamo a più di 40 nodi, eppure lo vedete da soli, la stabilità di rotta e la sensazione di sicurezza che trasmette questa barca sono davvero entusiasmanti. Ora siamo a 40 nodi, la barca non varia di molto il suo assetto perché la carena è davvero buona, la V di prua è pronunciata e lo è anche il dead rise, davvero notevole il suo comportamento in mare. Dicevo, siamo a 40 nodi e il nostro consumo complessivo, pensate, è ancora inferiore ai 100 galloni ora. E ora, senza rallentare, inneschiamo una virata larga e veloce.
Le virate larghe e veloci sono solitamente il punto nevralgico di molte imbarcazioni, ma con questo tipo di carena, come potete anche osservare da soli grazie alle immagini della poppa, la barca rimane perfettamente in traiettoria. Controviriamo sempre in una virata larga e velocissima, perché siamo ormai a 45 nodi e anche alla massima velocità possiamo permetterci di virare senza nessun problema. Questa carena è davvero notevole, ragazzi. Ora vi porto a circa 35 nodi, una velocità di crociera che per molte imbarcazioni potrebbe essere troppo alta, ma non è così per il nostro Oryx 47, perché adesso stiamo navigando a 35,7 nodi, quindi quasi 36, e il nostro consumo complessivo è pari a 85 galloni per ora, mentre i motori stanno girando esattamente a 5.000 giri, quindi un'andatura che possiamo tenere per lunghi periodi e un'andatura che ci regala anche la possibilità di arrivare molto velocemente in un posto, magari uno spot di pesca o semplicemente la meta dei nostri sogni. Ma pur andando a 35 nodi è arrivato anche per noi il momento di rientrare in porto, ma non lasciateci, ci vediamo fra poco, perché vi porterò a visitare gli interni e gli esterni di questa splendida imbarcazione. A fra poco! Ed eccoci a bordo di Oryx LX 47. Come potete vedere da soli, questa imbarcazione è stata allestita come un grande fisherman. Ma nonostante la sua vocazione dedicata alla pesca, la presenza di questa grande plancia di poppa rende possibile il suo utilizzo anche per le attività balneari più classiche. In questo caso abbiamo tantissimo spazio per scendere e risalire dall'acqua. Entriamo in questa grande, direi sconfinata dinette esterna, dove troviamo subito ad accoglierci un grande mobile centrale che ospita una cucina completa di barbecue, lavello, frigo e vani in stivaggio, ma soprattutto qui c'è la presenza di due grandi vasche per il pescato o per il vivo. Alle mie spalle troviamo questo divano che può accomodare 3 o 4 persone, a cui è contrapposto un grande tavolo. Qui sopra potete osservare i portacanne e i due divaricatori che ci consentono di fare battute di pesca mettendo in pesca più canne contemporaneamente. Ma seguitemi, andiamo ad esplorare gli interni. E tramite una delle due porte laterali entriamo nel main deck di Oryx 47 LX. Qui, come potete osservare, troviamo 3 poltrone fronte marcia, quella centrale dedicata al comandante, che sottendono a questa grandissima console centrale che ci permette di gestire l'imbarcazione davvero al meglio. Qui troviamo 2 grandi display che ci consentono di utilizzare cartografia e dati dei motori per gestirne la navigazione, le manette, il joystick e gli innumerevoli controlli dedicati alla domotica. Qui verso poppa troviamo un'enorme dinette servita da un grande tavolo centrale ad ante reclinabili che permette, ma direi a 8-10 persone, di stare insieme contemporaneamente per un aperitivo, un pranzo o una cena. Appena scesi al ponte inferiore di Oryx 47 troviamo ad accoglierci questa graziosa cucina lineare che ospita un forno a induzione, un lavabo, un altro frigo e altri spazi dedicati allo stivaggio. Qui alla mia sinistra troviamo un bagno davvero grande e dotato di box doccia separato, anch'esso di notevoli dimensioni. Alle mie spalle troviamo la master cabin e alla poppa dell'imbarcazione c'è una twin cabin, anch'essa di generose dimensioni. Ma seguitemi, andiamo a scoprire insieme la master cabin. Signore e signori, benvenuti nella master cabin di Oryx 47.
Qui troviamo immediatamente un grande letto posto in posizione centrale a cui si accede tramite una comoda serie di scalini. Alla mia sinistra si apre una porta che ci consente di accedere al bagno che vi ho citato poc'anzi tramite un accesso riservato. Tutto intorno troviamo armadi e ulteriore spazio di stivaggio. Direi che è davvero non male per un'imbarcazione di queste dimensioni e votata alla pesca. Ma è la VIP Cabin di Oryx 47 che ci riserva un'altra grande sorpresa, perché sviluppandosi lungo tutto il baglio dell'imbarcazione riesce infatti ad accogliere ben 2 letti, uno doppio che vedete qui alla mia destra e uno singolo che vedete qui alla mia sinistra. Ai piedi del letto poi troviamo ulteriore spazio dedicato allo stivaggio, davvero non male per un'imbarcazione di queste dimensioni. I camminamenti laterali di Oryx 47 sono decisamente più larghi del normale. Questo perché consentono di pescare lungo tutto il perimetro dell'imbarcazione, ma è percorrendoli che arriviamo a prua e qui scopriamo un prendisole decisamente votato al leisure, dove troviamo 3 schienali reclinabili che lo trasformano in una chaise longue per 2 o 3 persone. Ed è da questa grande e decisamente ben rifinita dinette interna di Oryx 47 LX che necessariamente dobbiamo trarre le conclusioni di questa lunga giornata di prove. Se siete quindi alla ricerca di un'imbarcazione che non si limiti ad essere solo un velocissimo e grande fisherman, ma anche uno yacht che possa portare voi e la vostra famiglia in crociere a lungo e medio raggio, allora Oryx 47 è decisamente l'imbarcazione che fa per voi. E con questo da The International Yachting Media è tutto, ci vediamo alla prossima Boat Review.